Ogni anno in Italia abbiamo 60.000 ettari di nuovi boschi in più e 60.000 ettari di paesaggio agrario tradizionale che viene perso. Ma qual è l'Italia che vogliamo lasciare ai nostri nipoti? Oggi in Italia abbiamo un problema fondamentale che fino a qualche generazione fa sarebbe sembrato inverosimile. Un problema a cui è legato il futuro del nostro paese, il futuro paesaggio di vaste aree del territorio italiano. Mi sto riferendo alla competizione tra nuovi boschi e paesaggi agrari tradizionali. I nostri nonni avrebbero voluto porsi un problema del genere, ma quando il cibo scarseggiava, ogni terreno era prezioso per l'agricoltura. Questo fenomeno è iniziato a partire dagli anni 50 del secolo scorso, quando la crescita economica e l'aumento della popolazione hanno determinato l'esodo dalla campagna verso la città. Questo ha prodotto l'abbandono di terreni marginali, montani e collinari e una crescita invece degli insediamenti in ambito costiero e pianeggiante. Ed è in questo contesto che si è avuto il maggiore sviluppo dell'economia e dell'agricoltura con forme intensive di utilizzo del territorio che hanno determinato una semplificazione del mosaico paesaggistico e un consumo di suolo proprio nelle aree marginali alle città e limitrofe alle città, mentre nelle aree montane c'è stato un abbandono di questi terreni e quindi un'avanzata del bosco. Tutto ciò ha prodotto una modifica sostanziale del nostro paesaggio, soprattutto nelle aree abbandonate dove il bosco ha ripreso il sopravvento sulle aree che gli erano state sottratte già da secoli di storia e di civiltà, mentre in ambito costiero e pianeggiante le colture intensive hanno determinato anche qui una semplificazione paesaggistica. Ma quando bisogna decidere, appunto, bisogna prendere una decisione su cosa conservare, mantenere il capitale naturale e quindi lasciare che il bosco avanzi e riprenda il sopravvento, oppure intervenire e conservare i paesaggi agrari tradizionali che fanno parte della storia del nostro paese, delle tradizioni del nostro paese e alle quali si lega anche l'immaginario collettivo nazionale e internazionale che fa dell'Italia il giardino d'Europa. Cosa fare di questi paesaggi? La scelta ovviamente cambia caso per caso e viene condotta a scala locale. I paesaggi agrari tradizionali sono dei paesaggi sostenibili, sono dei paesaggi che garantiscono un'agricoltura multifunzionale, un'agricoltura che permette di preservare l'ambiente, la biodiversità, basato su un apporto minimo di energia al sistema e quindi che non altera la morfologia del territorio, non modifica il territorio e anzi serve anche, garantendo il presidio dei luoghi, a garantire una prevenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Mentre al capitale naturale si legano tutti i servizi ecosistemici dei quali siamo abituati a parlare, i servizi ecosistemici legati alla purificazione dell'aria, allo stoccaggio di carbonio nel suolo, il servizio di impollinazione oppure una maggiore stabilità dei versanti, la regolazione del clima, il contrasto ai cambiamenti climatici, tutti i servizi che a scala nazionale contribuiranno a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 e quindi si allineano con gli obiettivi europei che il nostro Paese ha assunto. E quindi di volta in volta bisogna scegliere dove intervenire per conservare un paesaggio tradizionale oppure dove lasciare che la vegetazione potenziale naturalmente e senza investimenti riprenda il sopravvento e rioccupi i territori che le sono stati sottratti dall'utilizzo del territorio da parte dell'uomo. Ma quindi quali sono i criteri? Quando è che si decide di conservare un paesaggio agrario tradizionale e quando invece favorire l'avanzata del capitale naturale? Ebbene, in Italia oggi circa il 40% della superficie è coperta da boschi, con 11 milioni di ettari, e questa avanzata c'è stata negli ultimi decenni. Quindi ci si pone di fronte ad una scelta, la scelta tra lasciare che il bosco avanzi e si riappropri dei propri spazi, quelli che gli sono stati sottratti con la civiltà e con la storia, oppure intervenire e cercare di conservare questi paesaggi agrari. Pochi ne parlano in Italia, la maggior parte della popolazione ignora il problema, ma chi se ne occupa ha due visioni contrapposte. Ci sono coloro che da una parte vorrebbero ripristinare il paesaggio naturale, conservarlo e tornare quindi ad un'epoca pre-civiltà, prima che secoli di storia modellassero il territorio, e chi invece vorrebbe conservare il capitale culturale dei paesaggi agrari e quindi mantenere un'Italia che è quella che viene ricordata nell'immaginario collettivo ma anche internazionale appunto come il valore identitario del territorio italiano con il mosaico di paesaggi agrari, dei borghi
e dell'Italia appunto delle tante tessere di mosaico paesaggistico. Questa scelta viene condotta a scala locale e quindi la scelta non è univoca e i criteri che potrebbero essere presi in considerazione di volta in volta sono sicuramente il criterio economico, ricordando che il paesaggio agrario è una forma di gestione del territorio e quindi deve avere un suo ritorno economico, una sua produttività. Il valore ecologico, quindi l'impatto che queste colture hanno sull'ambiente e quindi la loro sostenibilità. Il valore culturale, quindi quello storico identitario legato alla storia di un territorio, alle sue tradizioni, e poi il valore sociale, cioè il valore che le popolazioni riconoscono a questi paesaggi, anche coloro che ne beneficiano turisticamente. Ovviamente di volta in volta cambierebbe il peso dato a ciascuno di questi criteri. In un'area protetta, ad esempio, primeggerebbe il valore ecologico rispetto a quello economico, oppure in presenza di un paesaggio storico il valore identitario prevarrebbe su quello economico e così via. I criteri ovviamente non possono essere rigidi, non possono essere applicati con rigidità e quando manca la sostenibilità economica di un utilizzo del territorio bisognerebbe trovare una soluzione che potrebbe essere il sostegno pubblico, il sostegno internazionale oppure una forma di innovazione del territorio che permetta una gestione che sia sostenibile e quindi che si possa proseguire nell'utilizzo del territorio. In queste dinamiche territoriali si inserisce anche l'agro romano, il territorio intorno alla capitale che ha subito nel corso degli ultimi tempi modifiche sostanziali. Fino all'Ottocento era una landa desolata e disabitata, ricordata in un sonetto del 1836 come Er deserto, ma anche i toponimi dell'area come Infernetto, Malafede, Malpasso riflettono questo stato di abbandono. Queste aree sono state poi disboscate, in parte seminate, in parte poi sono diventate periferia della capitale attraverso un'espansione urbana senza precedenti e alla diffusione dello sprawl, quindi dell'edificato diffuso, e in queste aree Castelporziano è resistita. Castelporziano rappresenta un'isola felice al cui interno vengono conservati da una parte il querceto di caducifoglie planiziale e costiero e dall'altra i paesaggi agrari tradizionali della campagna romana. Ovviamente questa è stata una scelta. La Presidenza della Repubblica avrebbe potuto decidere di gestire una superficie minore di terreno agricolo e favorire l'avanzata del querceto, anch'esso una componente di pregio da conservare. Tuttavia, la situazione di Castelporziano come una delle ultime testimonianze della campagna romana a sud di Roma ha determinato la scelta di conservare tutti questi seminativi. I seminativi della tenuta sono distribuiti da nord a sud, da est a ovest, perché rispondono a quella che era la precedente suddivisione nelle tenute di Trafusa, Trafusina, Castelporziano e Capocotta, che sono state poi annesse in un continuum territoriale. Oggi quindi ci sono 700 ettari di seminativo e di pascolo, dove nel 1975 è stato reintrodotto l'allevamento brado di bovini ed equini di razza maremmana. Il numero dei capi, circa 430 per i bovini e oltre 40 per gli equini, è il numero tale da essere in equilibrio con il sistema, cioè gli animali che il sistema riesce a sostenere, quindi in un'ottica di autosostentamento, e gli animali che al tempo stesso con il loro pascolamento garantiscono la conservazione di questo paesaggio, che altrimenti sarebbe ritornato ad essere un querceto, un bosco. Questa, dicevo, è stata una scelta che la Presidenza della Repubblica, con 2 decreti presidenziali, il primo nel 1999 con l'istituzione della riserva e il secondo nel 2020, ha scelto di conservare. Da una parte quindi il capitale naturale, dall'altra il capitale culturale, legato quindi anche alla pratica tradizionale, all'allevamento brado e al mestiere del buttero. Dall'altra invece la gestione forestale sostenibile dei querceti e delle pinete presenti all'interno della tenuta. In Italia la tutela ambientale e paesaggistica è stata condotta sempre distinguendo aree da tutelare da aree da destinare allo sviluppo e così le aree da tutelare sono state identificate attraverso l'istituzione delle aree protette oppure con l'istituzione di vincoli, il vincolo idrogeologico negli anni 20 oppure il vincolo paesaggistico nel 1939, fino a tutelare nell'85 col decreto Galasso intere categorie di beni, foreste, laghi, fiumi, vulcani. Soltanto nel 2004 il Codice dei beni paesaggistici e culturali
ha introdotto, ha recepito la Convenzione Europea del Paesaggio e ha esteso la tutela all'intero territorio, definendo come paesaggio ogni area o immobile che è espressivo di un valore storico, ambientale, naturale o anche morfologico. Purtroppo in Italia i piani paesaggistici istituiti ai sensi del codice, quindi a scala regionale e redatti insieme al Ministero dei Beni Culturali, sono soltanto 5. Abbiamo soltanto quello della Regione Puglia, della Regione Toscana, del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia e della Regione Lazio. In tutte le altre regioni il paesaggio agrario è abbandonato alla propria evoluzione naturale, quando appunto viene abbandonato, non viene più gestito, e al ritorno del bosco. Soltanto dove ci sono i piani paesaggistici regionali, i paesaggi agrari tradizionali vengono censiti, si cerca di individuare delle misure di conservazione. Tuttavia anche la presenza di un piano o di strumenti a sostegno pubblico, nazionale o internazionale, non possono garantire o non hanno eliminato il rischio di abbandono di questi territori. Oggi in Italia in molte regioni quindi non abbiamo un piano paesaggistico e i terreni agricoli abbandonati evolvono nel bosco naturalmente e vengono ricoperti dalla vegetazione potenziale dell'area. Nelle regioni dove vi è un piano paesaggistico non sempre è stato possibile scongiurare il rischio dell'abbandono anche qui. Ad esempio il caso della Toscana, dove il piano paesaggistico non è stato ben accettato dagli agricoltori. Gli agricoltori chiedevano di eliminare dall'ambito della pianificazione la scelta delle specie, cioè cosa coltivare. Erano d'accordo sulla conservazione del mosaico delle colture, ma chiedevano una maggiore libertà nella scelta delle specie agronomiche, sulla base della loro convenienza dal punto di vista economico, produttivo, per poter continuare a gestire il territorio e scongiurare invece un abbandono che avrebbe portato ad una perdita del paesaggio. Un altro esempio è quello dei terrazzamenti che sono stati abbandonati, circa il 30% dei terrazzamenti in Liguria e in Toscana, e l'abbandono dei terrazzamenti ha generato anche fenomeni di dissesto idrogeologico. Un esempio positivo invece è quello degli gli alpeggi della provincia di Bolzano o del Trentino Alto Adige, ma anche quello degli ecomusei. Il concetto di ecomuseo è stato introdotto già nel 1995 in Piemonte nei piani paesistici, ma è stato adottato poi soltanto in pochi altri casi, come in Friuli Venezia Giulia, e in Puglia nel 2015, quando col nuovo piano paesaggistico si è andato a costituire una rete ecomuseale che da una parte individuava questi musei a cielo aperto, in cui si poteva garantire la conservazione di questi paesaggi, individuare quelle che erano le forme di valorizzazione turistica e di maggiore fruizione del territorio, ma tuttavia si basavano su una conservazione dinamica del territorio, quindi cercavano di individuare le innovazioni o le attività che potevano permettere una maggiore sostenibilità economica di queste aree. Anche Castelporziano, una riserva naturale oltre che sito Natura 2000, da una parte cerca di portare avanti le misure di conservazione dei siti naturali e quindi a tutela del capitale naturale, e dall'altra conserva il capitale culturale, quello delle aree agricole, e andando a costituire una sorta di ecomuseo alle porte della capitale. Questa è stata la scelta che è stata adottata a Castelporziano, che tra l'altro è in linea con quanto il piano paesaggistico della Regione Lazio prevede e infatti ha previsto in seguito a tutela della campagna romana come uno dei beni della comunità del Lazio. Ma questa scelta non è stata poi adottata in molte altre aree, è difficile prenderla, nessuno ha la possibilità di intraprendere una scelta del genere e quindi il bosco nel frattempo avanza. Il bosco avanza e ha un ritmo molto incalzante e quindi la decisione che dovrebbe essere presa prima ancora o subito dopo aver individuato i paesaggi da conservare è quella di dove intervenire immediatamente e dove invece che la natura faccia il suo corso e si riappropri degli spazi che gli sono stati sottratti nel corso della storia. Ma cosa fare sulle grandi estensioni di territorio? Come conservarle? Beh, qui la domanda a cui rispondere è quella di individuare una serie di gradi di libertà da lasciare al paesaggio. Il paesaggio infatti è dinamico, si è sempre evoluto nel corso della storia. È infatti l'uomo che, plasmando il territorio e adeguandolo alle proprie esigenze, crea il paesaggio, crea quella che Cicerone definiva una seconda natura, un'altram naturam. E quindi ad una concezione dinamica di paesaggio non può che seguire una concezione di conservazione dinamica del paesaggio. Il paesaggio deve cambiare con la società, deve evolvere
e quindi deve rispondere sempre a quelle che deve restare una forma di utilizzo del territorio, quindi legata alla presenza dell'uomo. L'assenza dell'uomo, l'assenza della gestione lasciano che il paesaggio ritorni alla natura e la natura si riappropri degli spazi che la civiltà le ha sottratto. E quindi fino a che punto un paesaggio può essere considerato innovato e quindi conservato e non essere invece trasformato o abbandonato? Questo grado di libertà è la domanda a cui bisogna rispondere, ma la domanda deve essere anche dove intervenire immediatamente e dove lasciare invece che i paesaggi evolvano naturalmente nel bosco o nelle forme di vegetazione potenziale che occuperanno l'area. È arrivato il momento però di stabilire che grado di libertà, che flessibilità lasciare al paesaggio, alla sua evoluzione, alla sua trasformazione, in modo tale da consentire al suo stesso tempo la gestione del territorio che garantisce appunto il paesaggio e la sua conservazione, oppure appunto rinunciare alla gestione di ambiti territoriali non più produttivi e accettare che il bosco e la foresta ricoprino queste aree perdendo una parte di paesaggio. Ovviamente il compromesso e quindi la scelta di individuare delle aree da conservare deve essere presa il più rapidamente possibile, perché una volta che il bosco è riavanzato e ha rioccupato i territori che l'uomo gli ha sottratto con la gestione agricola del territorio, tornare indietro non è più semplice, non è più immediato, non è più sostenibile. Quindi prendere queste decisioni è urgente, perché da queste decisioni dipende il futuro assetto paesaggistico del nostro Paese.